Buongiorno a tutti, ho l'onore di trovarmi con Renato De Gregorio, in arte Renatino, noto chef dell'isola di Capri, nonché personaggio che ha contribuito alla divulgazione della storia e della tradizione culinaria. La cucina caprese è mutata nel tempo. Per lei quali sono i piatti che oggi meritano di essere definiti tradizione dell'isola? Capri è stata povera perché per sé stessa non aveva acqua e non avevamo le tecniche di fondo. E io sono stato sempre di questo ragionamento. Abbiamo la salatura, però abbiamo dei piatti spettacolosi, cioè mentre a Ischia c'è il coniglio, noi abbiamo tanti piatti che possiamo competere. Ecco, per quanto riguarda la questione del raviolo caprese, questa è la parte più importante, è da non sottovalutare. Quando è nato nel Novecento per un banchetto del dottor Ceri, una persona molto importante. E allora queste persone letterarie venivano per un giorno e poi sono rimasti una vita, così che si sono documentate decisamente, forse anche meglio di noi, andando nelle campagne, nei vicinali e costruendo un'amicizia con i contadini, perché noi eravamo contadini o pescatori. I pescatori andavano fino in Africa per la pesca del corallo con i pescatori di Torre Annunziata e Torre del Greco, mentre il contadino non andava da nessuna parte, doveva creare sul posto quello che aveva. Il raviolo caprese ha avuto la sua grande fortuna e notorietà in tutto il mondo, anche se oggi è sempre più difficile recuperare una caciotta particolare. Io ho lavorato all'Europarlamento e noi ci facevamo arrivare le caciotte, si vedeva che era completamente diverso. Poi tutte le donne erano quelle che cucinavano e le proprietarie dei ristoranti erano tutte donne. L'uomo era quello che faceva il lavoro pesante, il lavoro dei campi, il lavoro della pesca, le donne andavano a vendere, le donne sono eccezionali. Le donne caprese hanno fatto la storia. L'uscita della Gruta Verde per la zuppa di pesce, Assunta dei Faraglioni, la famosa caprese s'intende come antipasto, e poi dopo avevamo a Marina Piccola, a Vincenzo, dove c'erano i primi pescatori di cernie forestieri che andavano con le bombole, e queste cernie erano una cosa particolare. Poi andiamo avanti con altri piatti. La pasta e cicerchia. La pasta e cicerchia attualmente oggi è diventato un piatto di lusso, perché purtroppo ci viene dalla Cirenaica, ci viene dall'Africa, e i pescatori capresi che andavano giù a pescare il corallo ne portavano delle quantità. Poi bisognava saperle mantenere, si mantenevano con le foglie di noci e le foglie di alloro. E poi il giorno prima, un po' come i ceci, è come il fagiolo tabacchino. Il fagiolo tabacchino è prettamente nostro. Non è il fagiolo che facciamo, per esempio, un piatto che posso dire io, la famosa cicerchiata. Tra i piatti emblematici c'è sicuro il raviolo caprese, ma che cos'è? Il raviolo caprese nacque, diciamo, questo lo posso sapere molto bene, conosco che mia nonna, che non ho mai conosciuto la madre di mia madre, in effetti era una di quelle 5-6 donne che nella zona di Marucella, che sarebbe della zona a valle di Marina Grande. Come nacque il raviolo? Nacque come una semplice regolare pizzetta, piccolissima. Poi dopodiché, nel 1922, il dottor Edwin Cerio, grande personaggio di cultura, che venne a Capri, ha vissuto per una vita con tutta la sua famiglia, diventando anche sindaco del paese, disse: vogliamo provare col pomodoro? Abbiamo provato col pomodoro. Il passato di pomodoro dell'anno precedente, poi si facevano le bottiglie in casa, perché sai, non c'erano congelatori, non c'erano frigoriferi, e a quel punto noi con quel passato molto ristretto col basilico riuscivamo a fare un piatto eccellentissimo. Mi può dire quali sono gli ingredienti del raviolo caprese? Allora, una farina 00, che sia tenuta bene in un angolo non umido, che possa fare i grani, ecco, praticamente. Poi dell'acqua caldissima, poco salata l'acqua, e poi solamente questa fontana, facciamo questa farina, ci mettiamo l'acqua un po' alla volta, secondo quanto basta,
ripeto, abbiamo detto a Messolone, un goccio di sale. Attenzione che la caciotta potrebbe essere salata, allora bisogna stare molto attenti. O il parmigiano troppo invecchiato o troppo giovane, che c'è un retrogusto troppo forte, allora il sale quando meno ne mettiamo, perché abbiamo il parmigiano che c'è giusto il piatto. Allora, farina, uova, attenzione quando si mette l'uovo, una alla volta, due alla volta, per non metterne troppo, perché l'uovo tende poi a fuoriuscire dal raviolo. Poi abbiamo il parmigiano, certamente, è normale. Ho detto un po' di olio, solo così per far scorrere le mani. E le caciotte secche, questi sono gli ingredienti. Dopo di questo non abbiamo nulla, è il pomodoro. Si usano aromi all'interno del raviolo? Si usa Aromi o erbe? la maggiorana e, attenzione, io non ho mai parlato della maggiorana perché, devo dire la verità, mia madre diceva che il più delle volte noi abbiamo un problema della maggiorana. La maggiorana è un po' come il rosmarino. Il rosmarino luglio-agosto non è buono, è legna, è un pezzo di legna. La maggiorana luglio-agosto dà ancora un certo sapore, assolutamente, però a primavera è diverso. Bisogna stare attenti con la maggiorana perché altrimenti c'è un retrogusto che va a rompere l'equilibrio del contenuto della caciotta con l'uovo e il parmigiano. Poca. E molti ristoranti non la mettono. Io credo che fanno bene. Perché se mettere una maggiorana, quella lì già portata 2 giorni prima e metterla dentro, non va bene. Allora è che io non ho mai fatto un discorso sulla maggiorana perché la maggiorana è un po' facoltativa. Chi la mette, chi non la mette, ma non a tutti può piacere. Il raviolo viene preparato con un oggetto particolare, ce ne può parlare? Lo schiavino? Allora, questo schiavino, noi non sappiamo la derivazione. Prima noi la facevamo con tutti, con un bicchiere. Un bicchiere praticamente un due classe. Il problema è che il bicchiere cosa faceva? Tagliava l'impasto e il raviolo si apriva. Non sempre, perché non deve bollire molto forte, attenzione, non ci dimentichiamo che non è una pasta emiliana. È vero che oggi con le tecniche di oggi, con le farine di oggi, non c'è più questo problema. Allora, mio padre, che ritorniamo al discorso, papà era fabbro meccanico, ed aveva questo scavino, che era più largo. Poi dopo è uscito nei mercati uno schiavino che c'ha tutti questi, tutti intorno c'è un ricamo, ma quello è molto pericoloso. Ecco perché la pasta deve essere molto fine, perché altrimenti quando noi la copriamo con l'altra pasta e questo schiavino viene calcato sulla pasta e viene tirato, noi abbiamo una parte molto più dura. Allora dobbiamo stare attenti. Quali sono i suoi ricordi legati a questo piatto? Io mi ricordo che nonna gli aveva un cerchio con delle cannucce, le famose cannucce tagliate a metà. E poi veniva stato sotto a un tetto, però all'aperto, e lì si essiccava la caciotta. La caciotta non può essere assolutamente troppo, altrimenti noi per stringere dobbiamo aumentare il parmigiano. No, abbiamo un retrogusto completamente di parmigiano. Questa è una cara. Ecco, questa è una ragione che molte volte io all'alberghiere i ragazzi non riuscivano a capire questo meccanismo di queste cannucce messe tutte insieme, tagliate a metà, che fra una e l'altra passava l'aria, una cosa spettacolosa, eccezionale. Ora questo si è perso, assolutamente. Mi ricordo che mamma in piazza ci fermavano, questi della Michelin, quando poi lasciare l'attività, e dicevano, ma qui una volta vado in un ristorante, lo mangio in una maniera, una volta in un'altra. Hanno ragione perché dipende principalmente dalla maestria di far sì di trovare, di portare la caciotta alla giusta consistenza. Lei è un noto chef dell'isola, ma ha sempre voluto essere un cuoco? Allora, il problema, io vedevo mia madre che sudava, allora non c'era il gas, non c'era il gasolio, non c'erano i shock, sarebbe a dire il carbone. Che cosa veniva?
bisogna andare a trovare il giorno prima la legna, piccole legne, per poi far bollire questo grande pentolone e di là poi noi dovevamo prendere l'acqua per fare. E allora io vedevo guarda, che sudava, poi era brutto vedere questa donna che a un certo punto si affaticava così tanto e poi fare i ravioli in continuazione, che poi allora tutti i giorni si facevano 20-30 porzioni di ravioli. E invece ora no. E così che io disse, no, io non voglio fare il buco. Però volevo dire che le donne capresi sono quelle che un po' hanno comandato gli uomini quando avevano qualche cosa, una casa, una barca o qualcosa, l'80% il figlio o la figlia doveva fare quell'attività. Io ho lavorato nel 1956 alla Canton del Mare col conte Neve Franceschi di Camerino, un grandissimo ristoratore che aveva anche la capannina di Forte dei Marmi. Le ho conosciuto questo grande cuoco a livello grosso, Taccone, il massimo del massimo. L'ho conosciuto, non ci ho mai lavorato, perché lui lavorava a Roma all'Ambassador. Però due capresi ci hanno lavorato, due Ruocco, che ora sono morti da poco, e un altro vivente, molto bravo, lo chef Tonino Napoli, conosciutissimo nella zona di Amalfi. È colui che poi il fratello ha creato la parmigiana di Melendano col cioccolato ad Amalfi. Ecco, per dire, noi con i cuochi io facevo molta amicizia, perché poi li portavo a caccia, li portavo a pesca, ecco, bisogna essere amici, perché il cuoco può insegnare tutto. No, poi ho avuto anche un mio nonno di mamma, che era il famoso, praticamente, Don Raffaele. Allora, lui era il cuoco del Quisisano. Quisisano, quando noi passavamo di là, avevamo paura di vedere questi cuochi, questi cappelloni alti, imponenti, un po' grassi, belli, tutti sistemati, e con una cucina sotto. Ecco, era andare a Quisisano e vedere questi cuochi, mi veniva la passione di farlo. Io volevo fare il meccanico e poi dopo andare all'estero per imparare. Perché hai preparato il primo piatto di ravioli? Ah, guardi, questo qui non me lo ricordo. So solo che mia madre a 12-13 anni, venendo da scuola, su quelle cassette americane Coca-Cola gialle, si metteva là e mi si metteva a fare sti ravioli. Considera che un piatto di ravioli sia un dono romantico, lo dedicherebbe alla persona della sua vita? Ma guardi, il raviolo caprese attualmente oggi non ha perso di smalto, assolutamente. Però i ricordi sono tanti, perché io ho quasi 80 anni. Così che in questo lungo passaggio ogni tanto vi fermate e pensate un pochettino che cos'era la storia di questi 5-6 piatti che noi abbiamo fatto. E mamma era la cuoca di Mafaldi Savoia, che stavano proprio qui di casa, 100 metri da casa nostra. E poi papà era l'autista di Ciano. Ebbene, due livelli diversi, devo dire la verità. E Ciano e Italo Balbo pure, questa è una storia, già prima si era ruta. Italo Balbo che passava col dirigibile, si fermava sul pino, calava una sacola e dice: Giuseppina, quando ritorna fammi trovare i ravioli. È un po' come me, chiedo scusa. Come ci ha detto, è stata sua nonna assieme ad altre donne ad inventare Sì, questo piatto. esatto. Secondo lei, un gruppo di uomini sarebbe stato in grado di portare lo stesso risultato? Le donne sono state le autrici delle cose più belle, le cose più eccezionali. Una cianfotta fatta da una donna, viene a capire col cuoco. Vedete, io non sono un cuoco, però non sono una persona che dice bugie, dico la verità. Vedere cucinare, ora le donne di oggi non so, però fino a 35-40 anni fa, fatta la storia, erano tutte donne che cucinavano. La ringrazio di questa intervista. Grazie a lei, grazie veramente tanto.